Investire in ricerca è sempre la scelta giusta. Ebbene sì, se non lo sapevate già, anche su Crimson Desert esiste la tecnologia e ha tante varie forme differenti. Ogni regione ha una sua storia, una sua cultura e dunque anche un suo istituto di ricerca. Beh, non tutte le regioni, quelle meno civilizzate come Pelun, si attaccano al coso. Vabbè, scherzi a parte, ben ritrovati, io sono Tiranno Matto e oggi vi presento una guida rapida alle ricerche. Tali ricerche in questo videogioco ci possono portare un sacco di benefici, da oggetti magici fino ai lavoratori robotici. Ed in più voglio aggiungere la chicca delle nascoste ma molto importanti tecnologie progettuali dei gran vasai del cucù. Dunque, premessa fatta, come sempre nel rispetto del vostro tempo, dritto al sodo. Ci tengo a fare un paio di precisazioni rapidissime. Il video di oggi è il naturale prosieguo del video guida sul campo, che era molto più corposo. E devo sempre avvisarvi, occhio agli spoiler. Nel capitolo 2 inizieremo ad essere introdotti alla questione dell'abisso dal punto di vista degli studiosi. Noi in italiano la chiamiamo Petrascola, in inglese Scholarstone. È l'università situata nel sud-ovest di Hernand sui monti. Una volta che saremo arrivati qui dovremo fare una serie di missioni. Quando avremo finito le missioni principali si sbloccherà la richiesta dello studioso. Dovremo poi osservare, stando anche a ciò che ci dice il diario, una serie di informazioni e poi fare riferimento agli studiosi in loco, così da sbloccare la conoscenza necessaria per iniziare le ricerche. Le più importanti ricerche, dopo la prima che è obbligatoria in ogni istituto, sono sicuramente quelle che ci sbloccano la possibilità di portare la salute al livello 18, oltre che a creare proprio l'equipaggiamento abissale e ovviamente le carronuvole, che a primo acchito potrebbero sembrare inutili, ma se potenziate ci permetteranno di sopraggiungere all'abisso anche con i nostri personaggi secondari. In generale sono tecnologie molto semplici, molto basilari e un pochino costose. Già vi avevo introdotti al concetto di interruzione di ricerca. Più o meno quando arriveranno al 50% della progressione, alcune ricerche si bloccheranno fin tanto che non andremo in loco a parlare con il ricercatore designato. Dovremo seguire diverse missioni, risolvere diversi problemi e poi le ricerche riprenderanno. Il secondo istituto, praticamente subito a disposizione, è quello del villaggio di Pororin. Non vi ho mai parlato della serie di missioni che ci porteranno anche ad avere a che fare con Barbalbero su questo gioco. Io vi invito caldamente nel capitolo 4 a fare la missione secondaria, anche perché è molto molesto venire bloccati dagli shy con le cerbottane, e poi perché obiettivamente all'inizio della nostra avventura le tecnologie del villaggio degli shy sono veramente molto forti. Prima di tutto perché possiamo aumentare il cap dello spirito del nostro personaggio, e per arrivare a questa ricerca in realtà c'è tanta altra roba utile, come la scoperta di nuove piante fondamentali per il crafting avanzato, non solo di alchimia. E non finisce qui, ovviamente. Possiamo per esempio sbloccare le frecce ricaricabili, che sono molto utili, così come possiamo migliorare tantissimo gli aspetti di farming di determinate risorse, come per esempio con gli oggetti finali che sono la falce magica, capace di raccogliere tutte le erbe moltiplicandole, e la stessa passiva che ci permette di raccogliere ancora più efficacemente le erbe che troviamo in giro. Poi ci saranno un altro paio di oggettini recuperabili con delle missioni dei manto grigio che servono per il corno di drago. Insomma, Pororin ci permette veramente di amplificare la nostra qualità della vita già dai primissimi capitoli. Il terzo istituto non è ad Emenis ma è nel deserto Cremisi. Nel capitolo 6 arriveremo ufficialmente, secondo la trama, proprio nel deserto. Certo, l'avremmo già potuto esplorare tutto, ma l'istituto di ricerca resterà bloccato fino alla missione Oltre le Dune. Una volta che saremo arrivati in quel di Urdava, troveremo un ricercatore su uno dei vari ponti a livello intermedio. Qui potremo approfondire tantissimo le ricerche che riguardano l'energia in ogni sua forma, e infatti è fondamentale per aumentare la nostra stamina massima. Però serviranno delle alghe rosse che si potranno recuperare soltanto nel sud
World di Delesia. E infatti anche qua sbloccheremo un nuovo tipo di ingrediente alchemico. Ma non solo, perché inizieremo a sbloccare anche dei componenti per il futuro mech, delle nuove armi e nuove armature. Principalmente utili perché hanno degli effetti di raffreddamento, oltre che anche la scoperta di come ottimizzare la raccolta dell'oro. Ma è tra il capitolo 9 e il capitolo 11 che i duri iniziano a giocare, iniziando proprio dall'acciaieria di Gortak. Non vi voglio spoilerare anche la storia fino a questo punto, lo capirete da voi. Concentriamoci sulle ricerche che sono allucinanti, partendo dal taro, che è un nuovo elemento che ci permetterà anche di avviare le grandi missioni su larga scala dell'accampamento. Scopriremo anche lo zolfo, che è un elemento fondamentale per la creazione dei lingotti d'oro e di tante altre ricette. Come nel caso delle vene d'oro, anche qui semplicemente aumenta la quantità di zolfo che otterremo mentre lo farmeremo. Potremo anche ottimizzare il consumo di risorse nella creazione generale, quindi consumandone molto meno, e sbloccheremo le parti importanti per costruire il nostro mech, l'ATAG. Aumenteremo anche i componenti riguardanti la tecnologia, l'ingegneria che verranno rilasciati dai costrutti, sbloccheremo le armi laser in generale e aumenteremo il numero di munizioni ricaricabili anche per i nostri compagni, oltre che il raddoppio di minerali, che è follia totale. Il quinto istituto di ricerca si trova a Rugiada Quieta, in inglese Dew Haven. È una regione in cui non bisogna entrare con la maschera da ladro, perché altrimenti verremo attaccati istantaneamente. Qui sblocchiamo fra le cose più interessanti di tutto l'albero di tecnologia di Crimson Desert. Prima di tutto la motosega, che è uno strumento perfetto per estrarre il legno perfetto, materiale che altrimenti è quasi irreperibile. Potremmo sbloccare ovviamente altre armi, sia per noi sul piano elettrico, sia per il nostro ATAG. Potremmo sbloccare altri progetti di proiettili ricaricabili, ma attenzione, la ricerca più ambita riguarda l'acciaia. E apro una parentesi perché se avete già visto le altre mie guide sul canale, avete già in mente questo spot perfetto di farming, possiamo anche ottenere acciaia e taro, oltre che ginseng e altre piante. Perfettamente bilanciato questo spot. Andateci con una falce, divertitevi e raccogliete questi elementi che saranno fondamentali per la creazione dei robot. I grigio O saranno i nostri fedeli compagni sviluppati proprio sulle ricerche del buon inventore Marni e ci serviranno per velocizzare, amplificare e praticamente rompere il gioco tramite le missioni dell'accampamento. L'istituto cittadino di Delesia è tutto basato sul vento e l'anatomia meccanica è tutto ciò che riguarda in realtà robe steampunk. E poi un nuovo ingrediente, il fico spinoso, che ci dà una grandissima resistenza al tuono. Potremo creare nuove armi laser, nuove armi a vento ed elettriche. In più potremo anche creare lo sputaghiaccio, che è un congegno molto utile soprattutto per quanto concerne la ricerca del mercurio. In più avremo altri potenziamenti ATAG e sbloccheremo nuovi progetti per le armature finali del gioco. Postilla finale, capitale, cruciale, davvero ascoltatemi bene. La maggior parte di tutti questi bellissimi oggetti mostrati e citati dalle ricerche non si ottengono con la creazione standard, ma bisognerà affibbiare ai nostri manto grigio o ai robottini determinate missioni in mappa che ci ricompenseranno con un solo strumento o componente. Alcuni di essi avranno anche durevolezza, quindi bisognerà tornare ciclicamente a fare delle commissioni di creazione. Pensavate che io avessi finito perché vi ho presentato i 6 istituti di ricerca, ma come vi avevo anticipato in realtà
bisogna parlare dei progetti del Cuckoo. Forse a molti di voi è sfuggito, ma durante le prime missioni, nei primi capitoli a Hernand, dovremo fare delle missioni ai Gran Vasai, conoscendo Grimnir. È un grande inventore e ci permette di utilizzare una serie di tecnologie legate agli antichi che conobbero l'abisso per primi. Principalmente si parla di zaini senza fondo e li possiamo potenziare e possiamo sbloccare tantissime tecnologie differenti. Non voglio farvi una lista di tutti i luoghi e come ottenere in questi luoghi i cosiddetti congegni abissali da inserire dentro il vasetto Cuckoo. Si tratta dei Sanctum delle streghe. Per farla breve, alla fine di ogni liberazione di un Sanctum dovremo fare un minigioco con il riflesso della lama. Ci dovete prendere la mano per riuscirci, ma ogni Sanctum appunto ci darà una ricompensa che sbloccherà un progetto del Cuckoo, che sia il jetpack di Unka, un nuovo zainetto per il farming di insetti, un'armatura resistente a un elemento o una lancia adattiva a un elemento. Abbiamo una grande scelta. Se volete saperne di più, lasciatemi un commento. Se interesserà a molti, farò una guida in futuro a riguardo. Però, come vedete, le ricerche su Crimson Desert sono tante, richiedono tanta pazienza, tanto impegno, tante risorse accumulate, tanto argento da investire, ma ne vale assolutamente la pena. Sono tutti piccoli cambiamenti alla qualità della vita che possiamo accumulare e diventare veramente fortissimi. Abbiamo tantissime libertà su Crimson Desert. E voi quale libertà vi prenderete per prima? Forse non ve ne frega nulla delle ricerche, o forse le sfrutterete tutte. Io vi ringrazio per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino a qui, come sempre. Spero che la guida di oggi risulti utile. Lo sapete, like, commento eccetera mi aiutano se volete, altrimenti vabbè, fa lo stesso. Davvero non posso che dire, questo è quanto. Tiranno Matto out e alla prossima.